Ehi! Quella che vedete alle mie spalle sarà la casa che ci ospiterà fino alla fine di ottobre. Se vi siete persi il perché abbiamo cambiato casa, perché ci siamo spostati, vi lascio il link qui sopra di uno dei miei ultimi video dove spiego un po' la situazione, dove spiego un po' il tutto. Ma per fare un riassunto in breve, praticamente ci siamo spostati perché per il nostro visto, per sbloccare il secondo anno di permanenza qui in Australia, dobbiamo fare 88 giorni di farm e di conseguenza ci siamo spostati da Perth per un 300 km a sud circa, in zona Margaret River, più precisamente ci troviamo a Witchcliff. Ci sono tre cose. Uno, siamo a 10 minuti di distanza da lavoro, quindi è una comodità unica, perché siamo praticamente attaccati, altri invece magari si devono fare anche mezz'ora, 40 minuti di macchina per arrivare fin lì. Due, abbiamo tutta la casa solo per noi, ma adesso vi faccio vedere un po' meglio. Terza figata, che anche questa ve la spiego tra poco, siamo all'interno di un villaggio ecosostenibile e di conseguenza ci sono tante regole da seguire, ma è una vibe assurda. Però venite con me che vi mostro un po' cosa si trova all'interno della casa e cosa si trova nelle sue vicinanze. Abbiamo qui subito sulla sinistra un po' lo stanzino, ripostiglio dove c'è la lavatrice, è tutto un casino perché siamo arrivati, abbiamo iniziato a pulire un po' casa, abbiamo fatto ieri un bel po' di pulizie, però non abbiamo ancora avuto abbastanza tempo perché tra un impegno e l'altro, sistema, adattati, poi anche con il nuovo lavoro, con i nuovi ritmi di lavoro è un attimo un casino. Se volete saperne qualcosa in più, anche questo lo trovate nei miei scorsi video. Però continuando dall'ingresso, abbiamo qua tutta la zona soggiorno, che è una cosa stupenda, è tanto spazioso. Allora, cioè, già solo dire che prima dovevamo dividerci il frigo tra noi e gli altri inquilini, adesso invece abbiamo tutto questo mattone. Se vi chiedete cosa sono queste, sono tutte le foto di famiglia dei proprietari della casa che in questo momento sono in vacanza in Italia. Quindi noi italiani siamo venuti qui e loro da qui sono andati in Italia, quindi un giro strano, però fanno 2-3 mesi di viaggio in Italia e da quello che ci ha raccontato è una figata. Però praticamente comunque abbiamo tutto il frigo solo per noi, frigo giga enormico, ci sta 1,5 tonnellate di roba, con anche, congelatore, anche questo enorme. E cosa figa, hai l'acqua e il ghiaccio. C'è la macchinetta del ghiaccio, non l'ho mai avuta, è una figata. Però vabbè, continuando sul reparto cucina, qua abbiamo un po' mensole, teiera, tutte le cose, piano induzione, perché come vi accennavo prima, qui siamo dentro un villaggio ecosostenibile, il che vuol dire che ci sono tank dell'acqua fuori che raccolgono l'acqua piovana, che con un sistema poi di filtri, di depuraggio, viene poi utilizzata da tutte le unità abitative che ci sono all'interno di tutto questo complesso residenziale, e pannelli solari. Tutte le case sono dotate di pannelli solari, ma mi sa anche fotovoltaici, non credo solo pannelli solari. Tutta l'elettricità è prodotta praticamente da ogni singola casa e anzi molte di queste volte sono i proprietari a cedere l'energia alle compagnie elettriche in cambio di un piccolo compenso o degli vantaggi o cose loro, non so, non sono entrato troppo nei dettagli perché giustamente non è una cosa che ci riguarda troppo. Poi continuando comunque abbiamo finalmente una lavastoviglie, è una soddisfazione unica non dover star là a lavare i piatti dalla mattina alla sera a mano, cosa che comunque un po' facciamo, però vabbè. E questi 2 bidoni invece sono per l'umido, perché qua, sempre ritornando al discorso dell'ecosostenibilità, a differenza di tanti altri posti che abbiamo visto all'interno dell'Australia dove semplicemente hai un bidone grosso, butti dentro tutto e poi non so che fine faccia, qui invece sono molto attenti sul riciclaggio. Ad esempio ogni casa ha uno spazio adibito per creare il proprio compost, in modo che tutto l'umido, eccetto mi sembra cipolle o comunque alimenti con un pH acido, che quindi per la terra non fanno troppo bene, tutto il resto dell'umido viene utilizzato come compost per la crescita di tutti i prodotti agricoli che ci sono nella zona, perché ci sono anche una piantagione di avocadi dove ogni unità abitativa ha a disposizione 2 o 3 alberi che producono frutto e quindi ogni famiglia ha il suo albero di avocado e ne abbiamo assaggiato un paio da quando siamo arrivati qua e sono una cosa deliziosa, forse i migliori avocadi che abbiamo mai mangiato. Tornando invece un po' alla casa, abbiamo qui enorme isola
per mangiare, per cazzeggiare, per star qua a chiacchierare o per semplicemente mangiarsi qualcosa al volo per preparare da mangiare. Tavolo con giustamente Yu-Gi-Oh sul tavolo perché ci stiamo sfondando di partite questi giorni. Poi continuando sulla sala gigantesca con la PlayStation ancora lì che deve essere ancora connessa, però vabbè. E poi c'è questa cosa qua che scrivetemi nei commenti se sapete un po' come si usa, perché sinceramente io non ho capito minimamente come funziona. Tipo così? Spostandoci invece un po' dalla sana... mi stavo quasi dimenticando. Un'altra cosa stupenda di questa casa è che i proprietari sono veramente amanti di musica e è pieno di strumenti, ci sono 2 chitarre, c'è una pianoforte, un bongo in camera e sopra nell'armadio qua sopra ci sono tanti altri strumenti musicali. Infatti sto cercando di imparare a suonare l'ukulele. Mi dispiace un po' per Thomas che deve sorbirsi tutte le mie strimpellate da incapace totale, però... Entrando invece nella zona notte abbiamo qua lo studio che sto usando. Abbiamo dato un po' una sistemata perché c'era il vecchio computer, le cose loro, abbiamo dato un attimo una pulizia, sistemato un po' le cose, tutto merito di Thomas, così almeno c'è un po' più di spazio se vogliamo giocare al computer, se devo star lì a editare o lavorare al computer ho tutto lo spazio necessario per farlo. Poi sulla destra camera di Thomas, che è la stanza più fredda, perché dall'altra parte invece, che è la stanza che riceve un po' più di sole, camera mia che è molto semplice, piccolina, comodino, letto, un po' di armadio, la mia valigia, la mia roba buttata là, dimenticata completamente. E però la chicca che ci mancava tantissimo, nell'altro appartamento abbiamo un bagno che è una cosa stupenda. Lavandino, spazio per mettere la cosa, non tutto concentrato e condensato. Vabbè, gabinetto, e abbiamo la vasca. L'unica cosa è che c'è la doccia, però quando ti fai la doccia qua si allaga tutto quanto, quindi ogni volta devi prendere scopettone, tirare sull'acqua ovviamente per non lasciare troppo calcare in giro. E l'altro giorno mi sono invece fatto una vasca ed è stata una delle cose più rilassanti di tutto il mondo. Un'altra cosa che però invece mi lascia un po' perplesso è che qua è il lavandino, ma non c'è uno specchio sopra il lavandino. Quindi se tipo ti devi lavare i denti non ti importa, se devi asciugarti i capelli non ti importa più di tanto. Però ad esempio, non so, vuoi schiacciarti 2 punti neri, vuoi darti una sistemata alla barba, come fai da qua? Come lo capisci? Cioè c'è uno specchio, perché lo specchio c'è, ma non mi sembra il modo più comodo per rasarsi la barba. Uscendo invece dalla zona salotto abbiamo tutta la zona dell'orto e del giardino esterno, che è di una pace e di una naturalezza stupenda. Ad esempio abbiamo tutto il porticato qui, con annessa anche una cosa che ho usato stamattina e giustamente come posso non usarla. Qui sopra, questa qui, c'è la sbarra per fare le trazioni, quindi se ti vuoi allenare è una cosa perfetta. E oppure non so, vuoi sederti qui fuori, c'è la sedia a dondolo per leggerti un libro. A questa parte invece abbiamo, dalla parte di là è quell'orto del vicino, dalla parte da dove c'è il rosmarino, dalla parte in là sempre parte del vicino. Questo invece è tutto il nostro orto, con tanto di cavolfiori, cavolo cappuccio, erbe aromatiche, lattuga, c'è un po' di tutto. E mi sa che a breve ci toccherà anche cominciare a mangiare un po' di queste cose prima che vadano male, anche perché lo spreco di cibo non è una cosa tollerata, soprattutto da cuoco, anche no. Lasciando il giardino e ritornando in casa invece, andando dalla porta esattamente opposta a quella, anzi datemi un attimo che mi metto le scarpe così vi faccio vedere anche un po' la zona circostante. Abbiamo l'entrata principale con tutto il magazzino e anche con il posto auto coperto questo giro. Potete vedere qua c'è ancora tutta la cosa dei proprietari che giustamente non toccheremo, lasceremo qui che è dove parcheggiamo la macchina. E questa un po' è la situazione, semplice vialetto di casa. E adesso noi andiamo in quella direzione che vi faccio vedere una delle cose più belle di tutto questo villaggio.
che è proprio una poesia. E ritornando al discorso che vi stavo accennando prima, questo villaggio nasce nel 2010 tramite un progettista che, tra varie vicissitudini che non sto qua a spiegarvi, anche perché non le so semplicemente, nasce questo progetto che al suo completamento comprenderà 360 unità abitative, 11 campi coltivabili, tra cui quello di avocadi che vi avevo accennato prima, una taverna, tante aree in comune e anche, cosa che al momento non c'è perché la stanno ancora costruendo, ci sarà la possibilità per i backpacker di avere un alloggio e di partecipare alla comunità e di vivere questa esperienza in un eco village che per il momento è passata solo una settimana, però è proprio bello, tra cui quest'area comune dove hai proprio alle mie spalle c'è un barbecue. Ogni venerdì la comunità si ritrova in questa zona centrale dell'eco village per mangiare insieme, fare un po' di lavoretti, tenere d'occhio l'orto, coltivare insieme, scambiare delle opinioni o semplicemente stare insieme e chiacchierare tranquillamente tra amici. Ed è una cosa che, secondo me è proprio figo. Un'altra cosa stupenda che mi ha colpito tantissimo di questo posto, a differenza di Perth dove tra palazzoni e una vita con ritmi molto più serrati, molto più stretti, più caos, più macchine, più traffico, uffici e tutto quanto, qua sei in mezzo alla natura. Qua sei veramente in mezzo alla natura. Infatti io ho percorso la strada, sono arrivato da lì, ho percorso la stradina e qua c'è già l'entrata del bosco con tutto il laghetto, il bacino idrico. Ok, è artificiale, ok, però c'è. E poi guardate un po' che vista, cioè, e sono veramente solo 2 passi dalla casa. E certo ci sono anche delle regole abbastanza rigide, tra cui una che non mi sono ricordato, che ad esempio per lavastoviglie, lavatrice o per pulire in generale, non so, pavimenti, le superfici del piano cottura e tutto, non puoi usare i prodotti che trovi tranquillamente al supermercato, anche perché essendo che tutte le acque che vengono usate a livello abitativo poi vengono filtrate, depurate in canali apposta, e se ci sono sostanze troppo processate in laboratorio, ci sono sostanze troppo chimiche o troppo processate, i depuratori non riescono a rimuoverle e non riescono più ad usare l'acqua per altri scopi, se non poi andare per impianti fognari e cose del genere. Almeno per il momento ne vale tantissimo, anche perché guarda, cioè, rivoletto che scorre a fianco, natura tutto attorno, e per il momento meglio di così non potevo chiedere. E ricordati che se questo video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale e lasciami magari anche un bel commento dicendomi cosa ne pensi dell'ecosostenibilità e di se farebbe per te questo tipo di esperienza oppure no. Noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una buona settimana. Ciao!